Ciao amici, benvenuti a Italiano Tales, il podcast dove imparate l'italiano reale lentamente, chiaramente e con fiducia. Io sono Marco e oggi parleremo di qualcosa di molto importante. Siete stanchi di non capire l'italiano quando ascoltate? Volete cogliere ogni parola, ogni frase e ogni idea? Se sì, non siete soli. In questo episodio vi insegnerò delle tecniche di ascolto attivo. Queste tecniche vi aiuteranno a diventare ascoltatori di italiano più forti e più sicuri. Ascoltare può essere difficile. I madrelingua parlano velocemente. Usano parole nuove o complicate. A volte parlano in modo poco chiaro o borbottano. Ma non preoccupatevi. Oggi vi mostrerò semplici tecniche di ascolto attivo che funzionano davvero. Vi aiuteranno a migliorare passo dopo passo. Ascolterete con me, ripeterete con me e migliorerete con me. Quindi trovate un posto tranquillo. Rilassatevi, fate un respiro profondo e cominciamo. Allora, che cosa significa ascolto attivo? Significa che non vi limitate ad ascoltare l'italiano, cercate davvero di capirlo. Restate concentrati, fate attenzione mentre qualcuno parla. Ci sono molti suoni e molte parole, ma l'ascolto attivo non significa capire ogni singola parola. Significa ascoltare con un obiettivo. Volete capire il messaggio, non solo il suono. A volte ascoltiamo in modo passivo. Lasciamo che qualcuno parli, ma la nostra mente non è davvero lì. Forse siamo stanchi, forse siamo occupati, forse pensiamo al cibo o al nostro telefono. Ma l'ascolto attivo è diverso. Quando ascoltate attivamente, date tutta la vostra attenzione. Non pensate ad altro, pensate a chi parla. Vi chiedete: che cosa vuole dire? Qual è l'idea principale? Usate il cervello, non solo le orecchie. Questo è molto importante quando si impara l'italiano. Quando ascoltate attivamente, il vostro cervello impara più velocemente. Collegate le parole al loro significato, collegate i suoni alle idee. Quindi ricordate, l'ascolto attivo è concentrazione, è pensare mentre ascoltate, è capire le idee, non solo le parole. Quando ascoltate in questo modo, il vostro italiano migliora. Capirete di più e l'ascolto diventerà più facile e più piacevole. Ora vediamo come potete diventare ascoltatori attivi migliori, passo dopo passo. D'accordo, iniziamo con la prima tecnica. Questa è un'abitudine molto utile. Prevedi prima di ascoltare. Cosa significa prevedere? Significa indovinare cosa succederà. Significa fare un'ipotesi intelligente prima che qualcosa inizi. Quindi, quando diciamo prevedi prima di ascoltare, intendiamo che dovresti provare a indovinare di cosa parlerà il parlante prima che l'ascolto cominci. Perché questo è utile? Perché prepara il tuo cervello. Aiuta la tua mente a pensare a possibili parole, possibili idee e possibili argomenti. Così, quando il parlante inizia a parlare, il tuo cervello è più veloce. Può capire il significato più facilmente. Facciamo un esempio. Immagina che stai per ascoltare un podcast sul cibo. Prima di premere play,
puoi chiederti: parleranno di cucina? Diranno nomi di frutta o verdura? Descriveranno sapori come dolce o piccante? Quando pensi in questo modo prima di ascoltare, il tuo cervello diventa più attivo. Hai già alcune idee nella testa, quindi quando le senti, le capisci più velocemente. Ecco un altro esempio. Stai per guardare un video sul viaggio. Prima che il video inizi, fermati e chiediti: cosa potrei sentire? Sentirò parole come biglietto, passaporto o volo. Anche se il tuo indovinare non è perfetto, non importa. Quello che importa è che il tuo cervello si sta riscaldando. Pensalo come un esercizio. Quando fai il riscaldamento, il tuo corpo si muove meglio. Quando prevedi prima di ascoltare, la tua mente capisce meglio. Quindi prova questa piccola abitudine. Prima di ascoltare, fai una pausa di 10 secondi. Chiediti: di cosa parla questo? Cosa penso che sentirò? Questo piccolo passo può aiutarti molto. Bene, ora passiamo alla tecnica numero 2. Ascolta le idee principali, non ogni parola. Molti studenti fanno lo stesso errore. Cercano di capire ogni singola parola. Ma ecco la verità. Non hai bisogno di capire ogni parola per sapere cosa sta dicendo una persona. I madrelingua usano sempre parole nuove, modi di dire e slang. Non li conoscerai tutti, e va benissimo così. Non devi fermarti e cercare sul dizionario ogni volta. Invece, concentrati sull'idea principale. Cerca di capire il quadro generale. Chiediti: di cosa sta parlando il parlante? Qual è il punto principale? Ecco un esempio. Immagina che qualcuno dica: non sono andato alla festa perché avevo un mal di testa terribile. Magari non conosci la parola terribile o fortissimo. Va bene, capisci comunque il messaggio. Primo, non è andato alla festa. Secondo, aveva mal di testa. Terzo, è per questo che è rimasto a casa. Quindi anche senza una parola, capisci comunque il significato. Ecco un altro esempio. Abbiamo incontrato dei ritardi imprevisti all'aeroporto, ma alla fine siamo arrivati a Parigi ieri sera. Forse imprevisti o ritardi sono parole nuove, ma senti comunque le parti importanti. È successo qualcosa all'aeroporto, ha causato un problema, ma alla fine sono arrivati a Parigi. Questa è l'idea principale ed è sufficiente. Ricorda, quando guardi un film o ascolti un podcast, vuoi capire il messaggio, non tradurre ogni singola parola. Se capisci il 60% è un ottimo inizio. Se afferri l'idea generale, stai andando benissimo. Con il tempo, la tua comprensione crescerà. Più parole diventeranno familiari e il tuo cervello completerà automaticamente le parti mancanti. Quindi la prossima volta che ascolti, non preoccuparti se senti una parola nuova. Continua, rilassati, concentrati sul messaggio principale. Questo è ciò che fanno i bravi ascoltatori. Ora è il momento della tecnica numero 3. Molti studenti dimenticano questo passaggio, ma è molto potente. Ascolta più di una volta. Sì, esatto. Non ascoltare solo una volta. Ascolta 2 volte, 3 volte, o anche di più. Perché? Perché la prima volta che ascolti,
Il tuo cervello sta solo cercando di capire i suoni. Si sta abituando alla voce del parlante, alla velocità e all'accento. Forse capisci un po', forse solo qualche parola. Va benissimo così, ma la seconda volta il tuo cervello già sa cosa sta arrivando. È pronto. Ora senti di più, capisci di più, cogli nuove parole. Senti il ritmo, noti come il parlante unisce le parole tra loro. La terza volta puoi notare qualcosa di piccolo, una parola che hai perso, una nuova espressione o una sfumatura nella voce del parlante. È così che funziona il vero ascolto, poco alla volta, strato dopo strato. Pensa alla musica. Quando ascolti una canzone una volta, va bene. Ma quando la ascolti molte volte, inizi a cantare. Ricordi le parole, senti la musica. È lo stesso con l'italiano. Quindi non preoccuparti se non capisci tutto la prima volta. È normale, è naturale. I bravi ascoltatori ascoltano più volte, ripetono l'audio, mettono in pausa, ascoltano di nuovo. E anche tu puoi farlo. Inizia con questo podcast. Ascolta una volta, poi di nuovo. Poi ancora. Ogni volta capisci di più. Ogni volta il tuo cervello diventa più forte. Ogni volta la tua fiducia cresce. Ricorda, una volta non basta. 2 o 3 volte è molto meglio. Bene, ora passiamo alla tecnica numero 4. Usa il contesto per indovinare le nuove parole. Cos'è il contesto? Il contesto sono le altre parole intorno alla parola nuova, la storia o la situazione della frase. Quando non conosci una parola, guarda le parole prima e dopo. Pensa a cosa sta succedendo. Pensa a cosa sta dicendo il parlante. Lascia che ti faccia un esempio. Ecco una frase. Ero affamato da morire, quindi ho mangiato 3 panini. Forse non conosci la parola affamato da morire, starving, ma senti che la persona ha mangiato 3 panini. Quindi forse starving significa molto affamato. E sì, significa estremamente affamato. Hai capito la parola anche senza averla mai vista prima, perché hai usato il contesto. Proviamone un'altra. Abbiamo dovuto cancellare il picnic perché ha iniziato a diluviare. Forse non conosci la parola diluviare, pouring, ma sai che era un picnic, sai che hanno dovuto cancellarlo. Quindi cosa potrebbe significare pouring? Forse significa pioggia forte. Ed è proprio così. Significa che sta piovendo molto. Non avevi bisogno di un dizionario. Avevi solo bisogno di pensare alla situazione. È così che anche i madrelingua indovinano il significato. Anche nella tua lingua spesso usi il contesto senza accorgertene. Quindi la prossima volta che senti una parola nuova, non fermarti. Non andare nel panico. Guarda la frase, ascolta il tono, pensa all'argomento. Chiediti, cosa potrebbe significare questa parola? Se è molto importante, puoi controllarla dopo. Ma nel momento, continua. Usa il contesto. Il tuo cervello è intelligente. Ti aiuterà. È così che i bravi ascoltatori capiscono di più anche quando alcune parole sono nuove. Bene,
Ora parliamo della tecnica numero 5, l'ultima per oggi. Non fare multitasking. Rimani concentrato. Che cos'è il multitasking? Multitasking significa cercare di fare 2 o più cose allo stesso tempo. Per esempio, ascoltare l'italiano mentre controlli il telefono, guardare un video mentre cucini, oppure ascoltare un audio mentre scrivi un'email. Può sembrare una buona idea perché vuoi risparmiare tempo, ma ecco la verità. Il multitasking non ti aiuta a imparare. Quando fai 2 cose insieme, il tuo cervello non riesce a concentrarsi. Non ascolti con attenzione, perdi parole, dimentichi ciò che hai sentito. Il tuo cervello ha bisogno di tutta la tua attenzione, soprattutto quando impari una lingua. Allora, cosa dovresti fare? Crea un piccolo momento italiano ogni giorno. Anche 10 o 15 minuti sono sufficienti. Durante quel tempo fai una sola cosa. Ascolta con piena concentrazione. Niente telefono, niente distrazioni, niente camminate, solo ascolto. Puoi chiudere gli occhi o guardare il viso del parlante se è un video. Sii presente. Quando il tuo cervello è concentrato, impari più velocemente, capisci di più. Ti godi il processo. Pensalo come parlare con un amico. Non guarderesti il telefono mentre lui parla. Lo guardi, lo ascolti, ci tieni. Tratta l'italiano allo stesso modo. Dagli la tua attenzione. Dagli la tua concentrazione. Anche pochi minuti al giorno fanno una grande differenza. Quindi ricorda, non fare multitasking. Rimani concentrato. È così che i bravi ascoltatori imparano in profondità. Bene, grazie per essere stato con me oggi. Grazie per aver ascoltato. Sono Marco e questo è Italiano Thales. Continua ad ascoltare, continua a imparare e continua a credere in te stesso. A presto.